Quando lo studiolo si tinge di viola, vuol dire che stiamo parlando di Conspit. E oggi un nuovo prodotto della linea Apex. Da un po' ho introdotto questa nuova line-up di prodotti entry level che hanno un costo d'accesso molto interessante per chi si vuole approcciare per la prima volta al mondo sim racing. E voglio iniziare la recensione dal prezzo. La versione 2 pedali con il base plate 339 euro. Ragazzi, quando l'ho tirata fuori dalla scatola io stento a doverla associare a questa nomenclatura Apex che per loro è l'entry level e soprattutto al costo che ha. Credo che sia attualmente la pedaliera idraulica con il costo più basso che c'è sul mercato e come al solito mi domando sempre dove è andata a lesinare per arrivare a questo prezzo e portare questo genere di prodotto nella fascia entry level. Essendo un prodotto pensato per chi si affaccia a questo hobby all'inizio, in realtà la configurazione base all'interno del freno è tramite una molla che rende il pedale del freno un pochino più morbido. Inizio subito da questo aspetto perché un prodotto di questo tipo personalmente sarebbe meglio poterlo sfruttare su una postazione, ma punta anche a prendere la fascia di utenza che monterà probabilmente la sua base su una scrivania e la pedaliera per terra sotto ai suoi piedi sotto la scrivania. Ci sono questi gommini per tenerla ferma, ma un aspetto molto interessante è che ha creato un supporto che va montato nella parte dietro, praticamente va montato in questa parte qua, con quest'altro, con una gomma dietro, va montato in questo modo qui. Questo andrà a creare un asse di forza in questo punto qua, in modo che quando andrete a premere, soprattutto con il freno con molta forza, la pedaliera non faccia questo e si andrà quindi a bloccare al muro tramite questo rinforzo e quindi vi consentirà di poter premere con maggior forza anche se non avete una postazione ben solida e la pedaliera non è ancorata da nessuna parte. Naturalmente, come sempre, consiglio di almeno montarla attaccata al muro. Questo per poter sfruttare un prodotto, ragazzi, eccezionale. Personalmente vi dico già qui è un prodotto eccellente. Non dovrebbe far parte della linea entry level se non per il prezzo, ma adesso ve lo vado a raccontare. Ha già un suo base plate che tramite questi fori potete montare anche sulle vostre postazioni, in virtù anche del fatto che sotto i pedali verranno comunque ancorati ad una piastra totalmente in metallo. Nella parte qui sotto è contenuta comunque anche la parte dell'elettronica. I pedali vi vengono forniti smontati, dovrete voi andarli a collocare su questo base plate. Ci sono già dei fori prefilettati, quindi non è possibile farli scorrere i pedali, ma ci sono delle posizioni ben predefinite. Nel montaggio di acceleratore e freno comunque avete un buon agio per cercare di distanziarli o riavvicinarli quanto meglio credete. Per quanto riguarda poi la cover su quella piastra, è tutta in plastica, ma c'è sulla parte del battitacco questa piastra in alluminio, anche con questa lavorazione tra lucido e satinato davvero molto bella. Oltretutto troviamo già un battitacco con un adesivo montato con la scritta Conspit, molto comodo, ma in questo caso non è regolabile. Faccio questa specifica perché il battitacco, dal mio punto di vista, per essere utilizzato al meglio, sarebbe sempre meglio poterlo muovere. Questo perché dipende molto l'inclinazione tra sedile e pedaliera, se riuscirete o meno a sfruttarlo. Quindi cercate di trovare la posizione più corretta per andarla a sfruttare. Credo che se lo utilizzate seduti su una sedia da scrivania e la pedaliera appoggiata per terra sarà molto complicato poter usufruire anche di questo ottimo gadget, che trovate già incluso in tutto il progetto. La parte di collegamento, in questo caso della pedaliera, avviene lateralmente. C'è la porta Type-C per il collegamento al PC, in realtà c'è anche un connettore di alimentazione che in questo caso non vi viene fornito nulla più, ma come optional potrete integrare anche un kit vibrazioni, in cui immagino dovete prendere anche l'alimentatore per dare corrente a quelli che sono i motorini vibranti. Arriviamo adesso ai pedali. Inizio con quelle che sono le caratteristiche meccaniche comuni, tutta la struttura in alluminio al CNC, anche la parte della base. Sulla parte del fulcro, dove il pedale
agisce per il suo movimento, ci sono dei cuscinetti a sfera, donano quindi estrema fluidità a quello che è il movimento del pedale. Per quanto riguarda le regolazioni di inclinazione, come anche su altre sue pedaliere, è possibile solo andando a spostare quello che è proprio il poggiapiede. Però faccio notare, come vedete, questa è l'inclinazione massima che potete avere in avanti, quindi nel caso ne vogliate di più dovrete alzare il piano della vostra postazione. In realtà tramite questa regolazione può aumentare lo spostamento del pedale verso l'alto, questo per facilitare l'utilizzo di chi la usa praticamente per terra. Potrete variare poi l'altezza dei pedali da un minimo di 18 cm a un massimo di 22 cm. Ma personalmente voglio un attimo focalizzarmi sulla compattezza del progetto. Questo è il tavolino che si muove. Non hanno il benché minimo gioco. Un progetto veramente stupefacente in questa fascia di prezzo. Anche la parte del braccio proprio del pedale, tutto alluminio, al CNC. Naturalmente è una forma semplice rispetto ai modelli CPP Lite e CPP Evo, però comunque quando ce l'avete tra le mani il pedale, dal mio punto di vista, se non fosse di Conspit, direi che comunque è un ottimo pedale di un qualsiasi altro brand. A livello di elettronica ha un sensore di Hall posto alla base del pedale. In questo caso Conspit ha migliorato quello che è il cable management, per dove passa il filo che poi passerà all'interno del base plate e si andrà a congiungere alla scheda madre. Per quanto riguarda il bloccaggio del pedale sul base plate, ci sono due viti nella parte centrale e nella parte dietro del pedale. Anche gli spessori di lavorazione del materiale, ragazzi, stiamo sempre sopra i 5 mm. Quindi ecco perché anche la sensazione di rigidità che ha questo prodotto è di altissimo livello. Arriviamo adesso alle regolazioni. Per quanto riguarda la regolazione del fine corsa, non c'è un fine corsa meccanico. In realtà potrete agire in due modi, o tramite questa sorta di ghiera di alluminio anodizzata viola, in cui potete andare a stringere, a comprimere o a decomprimere la molla, quindi agirà anche su un fattore di compressione, di durezza in fase di pressione, ma soprattutto anche con l'attacco di questo perno sul pedale. Più lo terrete alto, più comunque il pedale sarà duro e avrà una corsa minore, più l'attaccherete in basso e più aumenterà la corsa e sarà più morbido. Naturalmente poi potrete dare l'ulteriore regolazione andando a girare qui con la ghiera. Sul pedale sono possibili 3 regolazioni, personalmente un pochino elaborata come cosa, ma comunque perdendoci quei suoi 5 minuti troverete sicuramente la regolazione adatta a voi, soprattutto perché già di base così consente di avere comunque una corposità sul pedale dell'acceleratore personalmente di altissimo livello, cosa non comune perché di solito le molle su questa fascia di prezzo sono veramente morbide e tutti hanno il problema appunto di avere un acceleratore che ha soprattutto una corsa troppo lunga e troppo morbida. In questo caso già la regolazione base dal mio punto di vista è eccellente. Naturalmente come feeling ha una molla a compressione qui nella parte interna e ci sono anche nella parte dietro dei cuscinetti a sfera che aiutano sempre la fluidità del movimento del perno in alto e in basso. Passiamo adesso all'aspetto più stupefacente di un prodotto da 330 e più euro, il pedale del freno idraulico. In questo caso Conspit ha ridisegnato totalmente quello che è il sistema, funziona sempre nella stessa maniera, c'è un master e uno slave. Ci sono già prodotti come Asetec, HPP che hanno tolto la vaschetta di recupero dell'olio, creando quindi un circuito totalmente chiuso e in questo caso per un mese e mezzo che l'ho utilizzata esente da qualsiasi tipo di perdita. In questo caso direi porta anche meno in confusione le persone, perché in realtà Conspit anche nei suoi altri modelli utilizza un sistema totalmente chiuso e la vaschetta di recupero era in quel caso soltanto un aspetto di abbellimento. Preciso questo aspetto perché molti si chiedevano come mai non c'era olio. Il motivo, ragazzi, oggi lo scoprite, è questo. Essendo un sistema idraulico utilizza un sensore di pressione, in questo caso misura fino a 100 psi. Vi dico che anche montata bene come ce l'ho montata io è impossibile, credo, in un uso normale andare a saturare quella che è la massima forza che si può settare su questa pedaliera. Vi viene fornita all'inizio con all'interno una molla per la prima parte, perché in realtà ci sono due stadi all'interno, c'è un elastomero nella parte finale e c'è un'altra parte che potete sostituire nella parte iniziale. Di base viene fornita, mi sembra, con la molla questa rossa, che è quella più morbida, c'è una molla intermedia verde, c'è una molla molto più dura marrone. In più ci sono anche altri 2 elastomeri, c'è questo nero e c'è un altro giallo che è quello che poi ho deciso di montare per la prima parte, perché personalmente preferisco, anche per
la prima parte di pressione, l'elastomero. Poi con questa ghiera potrete andare a dare il precarico a tutto. In questo caso, per andare a girare la ghiera, una prima parte la potete fare tranquillamente a mano, ma poi vi viene fornito questo utensile che va proprio ad incastrarsi su quelli che sono i fori su questa regolazione e potrete andare a stringere e dare la compressione che più preferite. E questa sarà la regolazione più microscopica, cioè andrà a variare di poco quello che è il feeling. Quello che invece andrà a variare di tanto il feeling, come sempre, è la possibilità di variare l'attacco del perno del sistema idraulico sul pedale. Più è alto, più sarà duro e con la corsa più breve, più lo abbasserete, più sarà un pochino più morbido anche a parità di elastomero e molle rispetto alla regolazione più alta. Qui naturalmente vi ricordo, se lo utilizzate per terra, utilizzatelo sicuramente con la molla rossa, quella più morbida, montatelo sicuramente allo step più in basso, in modo che sarà per voi più facile poterla utilizzare. E non mi mandate messaggi: Mirko, per me è troppo dura. Come succede anche con altre pedaliere elastomeri, io rimango sempre abbastanza basito, ma dico sempre è la posizione che fa la possibilità per voi di sentire un freno morbido o duro, con corsa lunga o con corsa corta. Tornando al pedale, come già ho anticipato, le regolazioni sono le stesse che si possono fare sul pedale dell'acceleratore, struttura tutta in alluminio. Io non so che altro dire, perché è anche molto bello esteticamente. Io quando li ho tirati fuori dalla scatola sapevo che mi arrivava una pedaliera entry level, ma quando l'ho vista, ragazzi, batte a mani basse qualsiasi prodotto in questa fascia di prezzo. Poi sicuramente per le regolazioni può esserci, che comunque c'è anche su quelle altre pedaliere, qualche difficoltà dovrete, però ha fatto un gran prodotto. Ha fatto un gran prodotto. Ha fatto un gran prodotto. Detto questo, vi voglio parlare del software. Apriamo adesso il Conspit Link, andiamo a selezionare la pedaliera. In realtà già nella schermata principale possiamo vedere il corretto funzionamento dei pedali e anche a quanti bar abbiamo settato il freno. Ma entriamo dentro, abbiamo sempre il grafico che ci fa vedere come stanno funzionando i pedali. Tengo anche a far vedere come si comporta la sensoristica. Questo è l'acceleratore, guardate nella precisione, e guardiamo anche adesso il freno. Adesso sto premendo abbastanza, per questo non riesco a tenerlo fermo. Vediamo se... Ecco qua. Selezioniamo l'acceleratore. Possiamo andare a settare il minimo e il massimo per la configurazione. Nella parte a destra abbiamo dei preset di curva di segnale. Io come al solito preferisco sempre lineare, ma volendo potete anche andare a crearvi il grafico che più preferite. Andiamo sulla parte del freno. Anche qui premete con quella che vorrete sia la forza massima e cliccate Set Max. La cosa molto interessante è che con lo slider qui sotto andrete a impostare quello che sarà il massimo del segnale di uscita. Se vorrete non premere mai al 100% il freno, impostate al 90%, come vedete cliccate, e anche se premete con tutta la forza che vorrete, il segnale di uscita non supererà mai la percentuale da voi impostata. In realtà qui nella parte sotto potremo andare a modificare quello che è il settaggio che abbiamo fatto precedentemente, andando a modificare quella che è la forza massima che vogliamo premere con il freno. Anche per il freno, volendo, potrete scegliere una curva diversa di espressione del segnale, ma anche qui personalmente vi consiglio di utilizzarlo sempre in maniera lineare. Questa è la frizione, in questo caso non ce l'ho, e cosa molto carina, anche qui è possibile andare a settare una sorta di frizione automatica, questo per rendere il punto di stacco sempre identico. C'è comunque un tab per quanto riguarda le vibrazioni, perché sono implementabili anche su questa pedaliera. Fate anche sempre caso al firmware che sto utilizzando. E per quanto riguarda il software vi ho detto tutto.
Ciao ragazzi, bentornati. Nel futuro prossimo spero anche di parlarvi della frizione, mi sta arrivando, però ci tenevo comunque a far uscire intanto un video per presentarvi quello che è questo prodotto, soprattutto perché credo molti di voi siano lì in procinto di fare la propria scelta per la loro prima pedaliera, ma in realtà potrebbe essere uno step superiore anche chi ha altri tipi di prodotti. E quindi arriviamo alle conclusioni finali. Ragazzi, fatele voi, fatele voi, fatele voi. Che cosa devo dire di questa pedaliera? Non so che dire, non so che dire. In positivo, naturalmente. In positivo, perché dal mio punto di vista, essendo anche un fan dei sistemi meccanici, sia per quanto riguarda l'acceleratore, sia per quanto riguarda il freno, e qui come tipo di feeling devo dire eccellente per entrambi i pedali, sicuramente, come ho detto, ci vorrà qualche minuto in più per regolarsi la forza sull'acceleratore, la corsa sull'acceleratore. Sul freno secondo me potete fare di tutto, soprattutto col fatto che non può mettersi totalmente perpendicolare. Lavorate bene su quella che è la vostra postazione, se la possedete, per cercare l'inclinazione adatta, per sfruttarla al massimo, perché è una bomba. Ragazzi, è una bomba sto prodotto. Questo è, per la fascia di prezzo, l'utenza a cui intenzionalmente è indicata è l'unica utenza a cui faccio delle raccomandazioni. Essendo un prodotto entry level solo nel prezzo, ma è un prodotto, io mi sento di definirlo professionale, a chi piace dire professionale in questo panorama, cioè inteso come fa parte dei prodotti non consumer, ma che veramente vi trasportano e vi fanno alzare il livello di simulazione. Anche qui montate il supporto dietro, regolatevela più morbida possibile, perché ve la consiglio ugualmente, anche se probabilmente la sfrutterete al 30% delle sue potenzialità, per quello che effettivamente un prodotto di questo tipo può fare. Però è indirizzata a voi, fondamentalmente, a chi la utilizza anche per terra. Mettetela più morbida possibile, la molla montata è già la più morbida, lasciate quella, magari anche date meno precarico alla parte della ghiera di precarico, montate l'attacco nella parte più bassa, regolatevi bene l'inclinazione dei pedali e giocate e divertitevi. Non fatevi subito il problema, ma io premo poco, riesco a sfruttare pochi PSI, perché è normale, perché in quelle posizioni un prodotto di questo tipo, detto, lo sfruttate poco, ma a parità prezzo vi comprate un giocattolo, quindi ve la consiglio anche a voi. Detto, siete il suo target, probabilmente siete quelli che dovete starci più attenti, perché vi ripeto, comprate un prodotto in realtà molto interessante per quello che è in realtà la vostra fascia. E che dirvi, questo è. Fatemi sapere anche voi che ne pensate, perché ridefinisce la linea entry level, ridefinisce totalmente quello che è il concetto di entry level. Ogni prodotto poi ha la sua utenza, come altri prodotti avranno la loro. Questa, ragazzi, è un prodotto per il prezzo che ha fuori mercato. Questa è la mia idea. Naturalmente ringrazio come sempre Conspit di dare la possibilità al mio canale di poter recensire i suoi prodotti. A breve recensirò anche altri prodotti della linea Apex, e con Conspit dobbiamo sempre tenerci bene a mente che entry level, ma poi qualità sotto tanti aspetti di un livello, di uno step, sicuramente almeno uno step sopra quello che è lo step che viene dichiarato. Le ringrazio per credere da sempre nel mio canale, ma mi sento di dire che sono stato anche il primo a credere nel loro progetto, a scoprirli, insomma, perché in Europa non si parlava, non si conoscevano. Io ho capito subito il grandissimo potenziale che questa azienda ha nei suoi prodotti, e naturalmente sotto il video lascerò tutti i link per poterla acquistare e avere un piccolo codice sconto per la spedizione. Ci vediamo alla prossima review. Ciao!